Buongiorno e ben trovati. Nel video di oggi, l'avete letto dal titolo, parleremo di uno dei problemi che possono esserci quando lavoriamo con i cavalli e soprattutto quando andiamo avanti un pochino negli esercizi, andando su quelli un pochino più avanzati. Lui è Garion, l'avete già conosciuto nell'ultimo video che ho fatto. Lui è qui perché aveva un problema. Dico aveva perché ora attualmente sembra risolto, poi vedremo in futuro. Il problema che aveva è che caricava, ok? Caricava la sua proprietaria e poi ha caricato anche altre persone e quindi la sua proprietaria giustamente ha detto vabbè, ok, mandiamo un attimo il cavallo d'asseggio, poi dopo ci vado anch'io, così ci rimettiamo insieme e quant'altro, e secondo me è stata la decisione giusta. Però a parte questo, quello che di cui volevo parlare oggi è, adesso vediamo un attimo come migliorare quel discorso lì, no? Per cui se avete qualche cavallo con questo problema, poi seguendo un po' quello che faccio vedere nel video, magari facendovi seguire anche da un professionista, che è sempre meglio, riuscirete sicuramente a mitigarlo, depotenziarlo e magari in alcuni casi anche toglierlo del tutto. Perché dico questo? Perché comunque sono abitudini, sono schemi che una volta dati il cavallo li conosce, li sa, e quindi dobbiamo sempre tenere presente questa cosa nella nostra testa e andare a essere pronti anche quella volta che ci sembra che vada tutto bene, però magari riesce fuori. Ricordatevi che i cavalli funzionano per schemi, per abitudini, e quindi una volta che io gli ho dato una cattiva abitudine, quella cattiva abitudine c'è dentro la sua testa, non è che io posso andare con un cancelletto e toglierla. Posso sicuramente depotenziarla, mitigarla, creare accanto una nuova abitudine che con lo stesso segnale di ingresso, si chiamano trigger, con lo stesso trigger praticamente va a attivare uno schema diverso, però quello schema c'è, e quindi se io magari sbaglio un attimo, invece di prendermi il binario giusto, mi prende quello sbagliato e mi ritorna, ripeto, magari in maniera depotenziata, però a ridarmi un problema che c'era anche in passato. Come nasce questo problema? Allora, sicuramente nasce dal fatto che molte volte le persone, non so se è questo il caso, devo dire la verità, però molte volte le persone tendono a saltare un po' i livelli, nel senso, il programma Parelli sapete che è distribuito in livelli, ma non come qualcuno dice per un discorso commerciale, è semplicemente perché le persone sono abituate a imparare per livelli, è qualcosa che riguarda le persone, non i cavalli. Le persone sono abituate a avere come si può dire, un programma didattico in questo caso, che piano piano per mano li porta da un livello di competenza a un altro e via e via e via. È per questo che si parla di livelli, non perché si vuole vendere il livello 1, si vuole vendere il livello 2, eccetera, eccetera. Non vi obbliga nessuno a guardare questo video, non vi obbliga nessuno a imparare l'equitazione naturale. Se vi piace quello che state facendo, continuate a farlo, ma se state guardando questo video è perché magari vi interessa vedere qualche cosa di diverso, o qualche cosa che è un pochino più vicina a quella che è la natura del cavallo. Detto questo, quando è che succede questa roba qua? Quando si tende a voler bruciare le tappe. Magari io ho un cavallo che non è ancora di livello 1 come competenze, soprattutto una persona che non è ancora di livello 1, non tanto il cavallo, e vado subito a fare degli esercizi che sono fighi, per cui sono attratto da quegli esercizi lì, li voglio fare. L'ho visti fare, l'ho visti su YouTube, l'ho visti alla televisione, l'ho visti alla Fiera di Verona, l'ho visti e le voglio fare. Per cui penso di aver capito un po', magari prendo qualche informazione a destra e a sinistra, faccio qualche domanda a qualche mio amico e alla fine ottengo che nella mia testa ce l'ho chiaro. Il problema è che non ho chiaro tutte le varie complicazioni che si possono verificare quando io andrò a costruire quell'esercizio dal vivo. Una di queste complicazioni è il cavallo che ti carica. Quindi io chiedo al mio cavallo di venire da me, magari al trotto, al passo funziona, al trotto il cavallo quella volta ti carica e non hai la capacità, la prontezza dei riflessi, non hai nella testa gli schemi che puoi applicare in quel caso lì, e quindi ti esce fuori il problema. Una, due volte, dalla terza volta in poi addestramento. Una volta che l'ho cominciato ad addestrare, io ottengo quel risultato lì ogni volta che chiedo quell'esercizio lì. L'ho addestrato, in maniera sbagliata, ma l'ho addestrato. Quindi quello che devo fare a quel punto è tornare indietro e rimettere a posto. Cosa succede però? Che quella persona lì non ha idea di cosa deve fare, perché il dietro non lo conosce, cioè ha fatto un salto.
gli manca tutto il processo che c'è nel mezzo. È come quando si prepara un cavallo, no? Si prepara un cavallo per la prima volta, montare da sella, e si pensa che per preparare il cavallo alla sella bisogna mettere la sella e salire sopra, e invece c'è un mondo prima, e qualcuno di voi che mi ha seguito ha sicuramente percepito un po' il processo che c'è da fare per fare un lavoro corretto e fare in modo che il cavallo poi non subisca traumi, e a causa di quei traumi non dia problemi poi in seguito, anche a volte molto in seguito. Quindi, torniamo a noi. Com'è che posso fare? Prima di tutto studiare per bene il programma. Io sto parlando del programma Parelli perché conosco quello, poi se volete studiare un altro programma, studiate bene quel programma. Non fate come fanno molte persone, purtroppo anche qualcheduno che poi si spaccia come professionista, che prende un po' qui e un po' là semplicemente per fare il metodo Caio, il metodo Pluto, il metodo Pippo, il metodo Mario Rossi, ok? A quelle persone lì purtroppo io gli devo dare un consiglio: iscriviti a una scuola seria, porta fino in fondo tutti i passaggi che ci vogliono per arrivare ai massimi livelli di quella scuola, dopodiché fai come vuoi, dai pure il nome Mario Rossi al tuo modo di fare, ma prima studia, e magari non ti accontentare di una scuola sola. Magari, che ne so, ti iscrivi al programma di Clinton Anderson e te lo fai tutto, poi ti iscrivi al programma di Parelli e te lo fai tutto, ti iscrivi al programma di Monty Roberts e te lo fai tutto, ti iscrivi al programma di Buck Brannaman e lo fai tutto. Quello non è un problema, però prima di mettere il tuo nome Mario Rossi o uno qualsiasi sul tuo programma, impara e fai fino in fondo uno dei programmi che già esistono, che sono già assodati, che hanno sfornato fiori di persone super bravissimi, horsemen famosi, o che comunque sono molto bravi, in modo che sicuramente parti da delle basi solide, poi mettici il tuo, per l'amor di Dio, non è mica un problema quello, però questo è importante, partire da una base di conoscenza importante e soprattutto non frammentata. Non prendere un pezzetto di lì, un pezzetto di là, ma quello mi interessa perché? Perché non sai tutto il dietro, non sai tutto il processo che arriva a quel singolo esercizio, a quel singolo metodo di insegnare al cavallo quella determinata cosa. È lì il problema, è il processo che è importante. Il prodotto finale, lo dice la parola stessa, arriva alla fine, ma il prodotto finale non è mai uguale al processo, ok? Quindi, com'è che io devo fare? Il processo per insegnare al cavallo di venire da me bene è quello di avere il cavallo prima di tutto va indietro bene, ok? E io devo fare veramente poco per poterlo mandare indietro. Se non basta, alzerò un po' le fasi, farà un pochino di più, se lui se ne frega di quello che io gli vado a chiedere, alzo le fasi, faccio tutto quello che devo fare, perché ricordatevi che non è la pressione che insegna, ma è il momento del rilascio che insegna, no? Quindi mando indietro il cavallo, bravissimo, ok, lo metto a una distanza ragguardevole, ok? Quindi magari chiedo ancora, e poi gli chiedo di venire da me, ok? Queste sono le basi, si può fare dal centro, si può fare dalla recinzione. Chi vuole poi sapere il dettaglio, questo è il finale, ok? Un passo indietro. Chi vuole sapere poi il dettaglio di come si fa questa roba, nella sezione abbonati c'è proprio spiegato per filo e per segno come insegnare al cavallo a venire da noi, anche in libertà. Cosa succede a questo punto? Bello, no? Semplice, non c'è nessun problema, però ho inserito una cosa che è fondamentale, ricordatevelo sempre, è quel passo indietro che lui ha fatto. Cioè questo schema, vieni da me, ok? E io che mi blocco e faccio questo, e lui fa, vedete visto, ha fatto un passo indietro, ok? Ora gli ho fatto fare anche il secondo. Quello è il seme che mette chiaro nella testa che deve venire da me, ma a un certo punto si ferma e deve tornare indietro. Quindi lui già quando viene da me pensa che ci sarà quel comando e che dovrà fare un passo indietro. Una volta che io ho fatto questo, posso cominciare a chiederglielo al trotto, perché è lì che nasce il problema. Ok? Adesso aspetto che mi passi davanti, quando ce l'ho ore 2 vado indietro. E blocco e passo indietro, ok?
Questo è l'altro ingrediente che devo mettere. Vedete, lui adesso non ha nessun tipo di cioè le prime volte lo faceva, caricava quando facevi questo. Adesso, come vedete, lui è pronto perché lo sa lo schema qual è, sa che tutto finisce bene, che non c'è nessun tipo di... è un gioco, è un esercizio. Alla fine è un esercizio, ragazzi, cioè, voglio dire, è una cavolata per loro fa questa roba qua. Basta che loro imparino a farlo nella maniera corretta e loro lo faranno sempre nella maniera corretta. Sono delle macchine da guerra questi, i cavalli in generale, no? Poi lui è bravissimo. Quindi questi sono i due elementi principali che dovete sempre mettere nella testa del cavallo quando gli insegnate a venire da voi. Prima cosa, fatelo lontano, non state a 2 metri, non state a 3 metri, lontano. Quindi dovete avere prima di tutto il cavallo che riuscite a mandarlo lontano e poi da lontano chiedere di venire da voi. Ok? Quella è la base. Se non avete quello, non lo state nemmeno a fare. Poi inserite il fatto che viene da voi al passo e poi quando si ferma fa 1-2 passi indietro, ma mi raccomando, senza smanaccare, senza bordare, deve essere proprio il vostro gesto che fa un passo leggermente in avanti, che si inalbera un attimo, il cavallo si deve bloccare e poi andare indietro. All'inizio magari sarà necessario fare un po' di movimento con la mano, ma alla fine quello è. Poi cos'è? Il problema successivo qual è? Se io questa roba qua la voglio fare nel campo, quando lo vado a prendere, c'ho un campo di 2 ettari, io devo chiamare il cavallo e magari lo devo far venire e allora lo chiamerò, lui verrà e tutto quanto, ma voglio che arrivi in una maniera corretta e non pericolosa. E adesso ve lo simulo anche a quella maniera lì. E vi faccio vedere soprattutto come mettere a posto anche. Quindi ricordatevi che la sicurezza è importante. Chiudiamo il cancello. Chiaramente quando il cavallo viene da me, io lo fermo, non lo devo fermare quando è vicino, come per esempio come questa distanza qui che c'è fra me e voi, ok? Questo è troppo vicino. Io devo stare, cioè il cavallo deve stare a questa distanza qua, questi che sono circa 4 metri. 4 metri sono sufficienti per poter intervenire anche se il cavallo fa qualcosa che non va bene, cioè tipo il caricarci, no? Perché poi dopo lo vedete, quando carica, lo vedete perché schiaccia gli orecchi, allunga la testa e comincia a accelerare. Quella è una cosa che vi ci vuole un attimo per percepirla e se l'avete troppo vicino ce l'avete addosso, poi a quel punto lì vi scansate oppure lo prendete in piano e cascate in terra. Quindi in quel caso lontano, state lontani, tenete il cavallo lontano, non state lontani voi, tenete il cavallo lontano. Quello che possiamo fare, ad esempio, quando iniziamo a farlo le prime volte in libertà, ovviamente per arrivare a fare questo ci vuole un bel po', però ve lo faccio vedere come esercizio nel caso in cui siete a giro nel campo, nel paddock e andate a chiamare il cavallo, ok? Cos'è che dovete fare? Soprattutto se malauguratamente avete inserito un problema di questo genere al vostro cavallo, andate preparati. Cosa significa? Che potete intervenire in maniera abbastanza importante. Vieni piccolo. Quindi adesso io me ne vado con lui, vado verso il barile, lo mando di là, e questo è. Avete visto che c'è stato un attimo in cui lui ha abbassato la testa e accelerato, ok? Non è un problema, perché? Perché poi dopo si è rimesso in ordine, ha aspettato, io l'ho fermato, ho fatto fare un passo indietro. Questo è il rimasuglio che c'è del problema che aveva prima. Lui faceva quello e caricava. Invece adesso lui fa un attimo, accelera e poi si rimette in ordine. Quello che è importante da notare è che in questi casi qui, ora mi ha staccato il microfono, in questi casi qui io lo lascio quell'aspetto là, cioè se la toglie da sé va bene, però se c'è quella voglia di venire da me in cui accelera, ce lo lascio, perché poi mi farà comodo in seguito.
perché potrebbe essere una cosa che mi fa comodo, che mi venga a cavallo al galoppo anche da 50 metri, da 60 metri, da 80 metri. Voglio lasciargli quella energia, quella voglia di andare verso di me, ma in maniera controllata. Si parla di euforia e di esuberanza, ma controllata, ok? Quello che diciamo a noi nel programma Parelli ci piace indicare come livello 4, quando noi abbiamo un cavallo che è esuberante ma obbediente. Questi sono i due passaggi che dovete ricordarvi. Ce ne sono molti altri, ma questi sono i due passaggi principali che vi dovete ricordare quando avete un cavallo che ha questo problema, che vi sia arrivato perché ce l'aveva e l'hanno venduto e vi è arrivato a voi, o che vi sia nato a voi. Dovete assolutamente, se possibile, farvi aiutare, ma altrimenti dovete mettere a posto prima con la corda, sempre stando lontani, e poi nell'eventualità che dovete farlo anche in un paddock quando l'andate a prendere, fatelo sempre in una maniera che voi siate in sicurezza, ok? Vedete che ho preso uno stick e una bandierina, semplicemente perché a questa maniera qui sono molto più efficace. Cioè, io adesso l'ho provato in tutte le salse, l'ho provato anche semplicemente con la corda e basta in mano, non c'è nessun problema. Come fai questo, lui adesso si ferma, perché gli è entrato come schema. Quindi quello che è importante è sempre ricordarsi che i cavalli funzionano per schemi, quindi dovete e fatelo tante volte, fatelo ogni volta che c'è la possibilità di farlo e che lo causate voi e che lo gestite voi, perché se l'avete causato voi lo avrete causato in una situazione in cui siete in sicurezza, magari avete uno stick, avete una bandierina, avete quello che vi pare in mano, e a quella maniera lì il problema lo riuscite a gestire, anzi lo riuscite a sistemare. Poi è un'abitudine, più reiterate su quell'esercizio fatto bene con il cavallo che si connette con voi, e più chiaramente le cose diventano gestibili e poi dopo scompaiono come per magia, senza fondamentalmente aver fatto grandi cose. E poi dovete sempre creare questa sorta di comodo, quando il cavallo fa la cosa giusta, comodo. Quindi io uso un rinforzo positivo, se a voi non vi piace non lo usatelo, in questo caso è il rinforzo combinato perché ho tolto pressione e ho aggiunto qualcosa, rinforzo positivo, ma va bene, qualsiasi cosa che vi pare, tanto i cavalli funzionano sempre per rinforzo negativo, rinforzo positivo, rinforzo combinato, scegliete quello che vi pare. A me piace moltissimo il rinforzo combinato e quindi scelgo quello, però è una cosa mia, a me mi viene bene così, però se a te ti viene bene il rinforzo negativo usa quello. Alla base c'è sempre il solito concetto, devo creare tanta comodità quando fa bene e continuare a creare un po' di scomodità quando fa male. Quindi se per esempio il cavallo mi carica e io provo a bloccarlo e lui invece di fermarsi come fa lui mi va via, ovviamente questo io lo devo provare con la corda, mi va via, cosa faccio io? Come mi va via intendo cosa vuol dire? È come se io fossi diventato per un attimo una colonna di cemento larga 10 metri, no? Lui è là, prova a entrare dentro caricandomi, io metto un po' di pressione, blocco e lui mi scansa come se andasse via dalla circonferenza di questa colonna di cemento. In quel caso lì cosa faccio io? Continuo con la corda in mano ovviamente, questa roba qua io non la devo provare così. Cosa faccio? Continuo ad andare indietro chiamando il cavallo a me e smetterò di farlo solo quando lui viene dritto a me con le orecchie dritti e quando io alzo la mano si blocca e va indietro. Tutto qua. Devo continuare a chiedere, quindi rinforzo negativo in questo caso uso, continuare a chiedere, quando fa la cosa giusta stop, lo premio, vado là, lo coccolo, ci sto insieme, lo devo far sentire vincente, ha vinto lui, ho vinto io, ma lui deve essere convinto di aver vinto lui. Ecco il vero senso dell'equitazione naturale, fare in modo che la tua idea diventi l'idea del tuo cavallo. E a quel punto lui dice wow, bella sta roba, l'altra non me ne frega più nulla, perché l'altra è continuare scomodità. Questa invece è ho vinto io perché alla fine ho fatto una cosa e in funzione di quella cosa lui o lei è venuto da me, mi ha accarezzato, mi ha coccolato, in questo caso gli ho dato anche un premio e capite che diventa poi un meccanismo che è molto più sensato per il cavallo fare a questa maniera piuttosto che nell'altra maniera.
Spero di avervi fatto un attimo riflettere su questo aspetto e soprattutto pensare com'è che si può mettere a posto certe situazioni. E per oggi è tutto, mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e noi ci vediamo nel prossimo video. Oh, galloping dreams, we ride far and wide in a world so